Ti dico la verità, io più lo guardo e più mi domando, ma davvero sto per fare un video su questa cosa? E il motivo è che vorrei semplicemente farti vedere cosa può succedere in un orto quando si decide di fare qualcosa così all'improvviso, senza pianificazione e senza accendere il cervello. Nel video di oggi quindi ti spiego come e perché ho deciso di costruire questo capolavoro di arte moderna conosciuto anche come orto rialzato. La cosa che però forse può interessarti e che può anche essere ovvia a guardarlo è che è costato 0 centesimi. Se ti interessa l'argomento orto rialzato, sicuramente avrai cercato su internet altri video a riguardo, delle foto, informazioni in generale, cercando ispirazione o comunque delle idee per magari costruirtene uno per conto tuo perché non vuoi spenderci soldi o non hai soldi da investirci. Oppure non ti va di comprarne uno già pronto, come per esempio questi qua, e le motivazioni per non volerne comprare uno già pronto possono essere molteplici. Quindi è possibile che tu ti sia imbattuto o imbattuta in uno di quelli, sai quelli belli fatti con il legno che dicono con materiale di recupero? È presente quello con i tronchi tutti belli dritti, lisci, tagliati, perfetti, che sono veramente belli a vedere, però non sono convinto al 100% che siano fatti effettivamente con tutti i materiali di recupero. Secondo me il più delle volte i materiali sono comprati o comunque poi rifiniti utilizzando degli strumenti che te magari non hai. Ecco, mi pare evidente che in quello che ti faccio vedere oggi di rifinito non c'è assolutamente niente. Cioè, i tagli che vedi sono semplicemente quando questi tronchi sono stati tagliati dagli alberi, al momento della potatura. Qui non è stata usata, ma è evidente, nemmeno una vite, niente di niente. Ok, ma quindi perché l'hai costruito? Ti starei chiedendo. Il motivo principale è uno, sono pieno di legna ovunque. Guarda, ora siamo qui proprio nelle vicinanze degli orti rialzati, no? Qui ce n'è ancora, qui c'è dei legni veramente incredibili. Ce n'è ancora qua. Ce ne sono altri qua e considera che non ho ancora cominciato la potatura di tutte quelle piante. Cioè queste sono potature ancora dell'anno scorso e diversi tronchi, insomma una buona parte delle potature dell'anno scorso le avevo già inserite anche qui dentro, in questi letti rialzati. Se hai visto i video che ho già fatto su questi due in particolare, spiego che circa la metà, sì, più o meno la metà è piena di legna. Poi sopra, vabbè, compost, eccetera, eccetera. Ora non entro nel dettaglio di questi, ma il punto è che sono veramente pieno di legna ovunque e, ripeto, devo ancora cominciare a potare quest'anno. Quindi, visto che mi piace l'orto rialzato, lo so che qualcuno mi potrebbe dire, ma perché non la vendi? Qualcosa magari a un prezzo conveniente, però ci sarebbe magari da tagliarla, da prepararla, da trovare gli acquirenti. Quindi l'altro giorno sono impazzito e ho detto, ma mi fai provare a costruirci qualcosa, a vedere cosa succede? Ripeto, senza alcuna pianificazione, senza nemmeno guardare un video, ma penso che si veda. Ribadisco che qui non ho usato nemmeno un cacciavite, una vite, niente, nemmeno un martello, è proprio tutto allo stato grezzo. La legna appunto era qui dell'orto, il compost ce l'avevo a disposizione e ne ho ancora. L'unica cosa che ci ho messo sono questi cartoni un pochettino ai lati, perché ovviamente non è chiuso ermeticamente, i legni sono messi un pochettino così a incastro, ma finché non si forma una struttura in questo suolo è molto facile che fuoriesca dai lati, quindi ho detto intanto ci metto un po' di cartone, poi vediamo. Comunque, ripensandoci adesso, a un paio di giorni di distanza da quando l'ho costruito, mi viene in mente una frase di uno dei miei market gardener preferiti, se non il mio preferito. Si chiama Curtis Stone, ai tempi si faceva chiamare The Urban Farmer. Lui infatti coltivava in un contesto urbano utilizzando dei pezzetti di terreno in pratica ai giardini della gente. Comunque a tempi lui era il numero uno, adesso è in cima a un monte che fa discorsi un po' strani. Comunque lui diceva spesso questa frase: do what you can with what you have. Fai quello che puoi con quello che hai. Ora sicuramente non l'avrà inventata lui questa frase, però ogni tanto mi ritorna in mente e mi sembra una cosa molto intelligente da fare, soprattutto in un orto. Si ritorna sempre al discorso del contesto, no? Io nel mio contesto ho tanta legna e quindi invece che o bruciarla o appunto venderla legalmente o semplicemente accatastarla, che poi un po' la dovrò accatastare da qualche parte perché è veramente troppa. Piccola parentesi, chiaramente ce l'ho già un po' a casa a seccare per poi farci la brace. Comunque questo sostanzialmente è il perché ho deciso di fare quella cosa, ripeto, all'improvviso, e perché potrebbe interessare anche a te un discorso del genere se hai dei materiali tipo della legna,
o magari qualcuno dei tuoi vicini, qualcuno che conosci. Adesso ti faccio vedere come ho fatto quella strana struttura e vediamo meglio i dettagli. In realtà non c'è moltissimo da dire, ovvero la prima cosa che ho fatto è ho messo a terra questi 4 pali che sono agli angoli, ho semplicemente scavato, diciamo, delle buchette dove poi li ho sotterrati. Dopodiché, partendo dai tronchi un pochettino più grandi che avevo a disposizione, come vedi le lunghezze sono tutte un po' casuali, ho cominciato ad accatastare venendo in su, utilizzando via via che finivo i tronchi, quelli più grossi, cioè poi in realtà ne ho altri tronchi grossi, ma sono veramente troppo lunghi. Qua giù ce ne sono alcuni che sono tipo lunghi 2 o 3 metri, e non avendo a disposizione in quel momento degli strumenti per tagliarli, ho utilizzato quello che avevo già tagliato, diciamo. Quindi vieni su, vieni su, vieni su. Poi chiaramente ho messo, diciamo, questi paletti all'esterno che hanno la funzione semplicemente di tenere un pochettino in posizione i tronchi che sono nel perimetro, perché poi con il tempo ci sarà ovviamente una pressione dall'interno che spinge verso l'esterno. Quindi questi pali qui sono in posizione, ma questi non sono fissati con niente. Ecco perché c'è bisogno di mettere dei paletti, diciamo, all'esterno per evitare che crolli tutto. Poi magari crollerà lo stesso, perché è una cosa fatta veramente con i piedi. Poi sul fondo, come ho fatto con gli altri 2 anche, ho messo un bel po' di legna per evitare di dover mettere troppo compost poi sopra. Poi nella parte superiore compost e il cartone lati che, come ti dicevo, ha la funzione per adesso di non far uscire il terriccio, diciamo, dalle fessure che ci sono inevitabilmente, vedi, tra i legni che sono nel perimetro, che vanno a formare il perimetro. Cosa mi aspetto quindi da questo letto rialzato? Non molto in realtà. Innanzitutto mi aspetto che ci sarà il ritrovo di lumache di tutto l'orto, perché con il legno, si sa, sono attratte. Poi sicuramente con la pioggia o con l'irrigazione sarà umido, quindi si sa che le lumache prediligono quegli ambienti lì umidi, poi dove c'è la legna. Quindi per quello mi aspetto molte lumache, per questo cercherò di coltivarci delle varietà che generalmente non vengano attaccate troppo dalle lumache. Un'altra cosa che mi aspetto è che a lungo andare magari la legna un po' marcirà, non lo so. Già la legna di partenza non è che è legna appunto comprata, era legna di alberi che comunque erano un po' mezzi malati, quindi non lo so quanto durerà, ma comunque, cioè, è veramente piccolino, cioè alla fine questo non l'ho costruito per avere una produzione, è semplicemente per fare una prova, per vedere cosa succede quando si fanno le cose così a cervello spento, per cercare di utilizzare i materiali che abbiamo a disposizione. Quindi veramente io non è che conto su quello per produrre qualcosa, però mi sembra una prova interessante. E più che altro spero che possa essere di ispirazione anche per te, se ti piace il discorso orto rialzato e, ripeto, non te lo vuoi comprare o non puoi comprartelo, magari puoi fare un tentativo di questo tipo anche te. E magari lo potresti fare pensando anche di utilizzare qualche vite, qualcosa, farlo un pochettino meglio di quello. Quello è proprio fatto nel modo più casuale possibile, però vedo che è sempre in piedi, quindi sono curioso di vedere gli sviluppi. Ti faccio vedere un attimo, vedi, questi sono alcuni degli alberi da frutto che ho trovato sul terreno, non li ho piantati io, anche perché se no non li avrei piantati così vicini. Già l'anno scorso ho dovuto fare delle potature molto importanti perché c'erano dei tronchi giganteschi che andavano molto in alto, insomma erano messi male, non venivano potati da molti anni. E infatti, come si vede, questa è la reazione alle potature aggressive, per esempio dell'anno scorso. Ho cercato di non fare tutti i tagli grossi in un anno, o anzi 2, qualcosa dovrò fare anche quest'anno, quindi è altra legna che arriverà. Se hai dei suggerimenti sul cosa fare con tutti questi legnetti, li accetto volentieri, ho già delle idee, qualcosa sto già facendo, però semmai scrivimelo nei commenti. Questi letti rialzati invece, che se segui il canale conosci già molto bene perché sono apparsi in diversi video, finalmente fra un mesetto, poco più di un mesetto, entreranno in funzione. Non vedo l'ora perché la terra sembra molto bella sotto, è proprio bella bella, l'odore ha anche un buon odore, quindi insomma sono molto fiducioso per questi 2, oltre che per la Serrano Dig e per tutto il resto. Lui, vabbè, vediamo cosa succede. Sicuramente è più bello di questi qui in alluminio come aspetto. Sì, lo so, è brutto, bruttissimo, non sappiamo se funzionerà, però come design, dai, devo dire che
Una struttura di legno di questo tipo a me non dispiace nell'orto. Ora, poteva essere fatta meglio. Spero che il video di oggi sia stato interessante, anche soltanto per farti due risate con quella strana struttura che ti ho fatto vedere. Se ti è piaciuto il video metti mi piace, commenta, condividi. Se non sei iscritto al canale considera di iscriverti se ti piacciono questi video e vuoi supportarmi. Se invece sei già iscritto, grazie. Grazie anche per aver visto questo video fino alla fine e ci vediamo alla prossima, spero. Ciao!